Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio fare un video molto particolare, infatti vi sto portando a un laghetto di pesca sportiva alle trote. Io in realtà qua ci sono già stato a spinning, però non avevo l'attrezzatura esatta e vi dico la verità, ho fatto anch'io qualche bel cappottino. Sto venendo qui perché questo è un lago molto pulito, infatti se vedete c'è un fiume che passa dentro e infatti l'acqua è molto chiara. Qui si possono fare due tipi di pesca, o catch and release pagando 10 euro, oppure si possono trattenere le trote pagando 15 euro. Io oggi voglio trattenere le trote perché sono molto buone e voglio farvi vedere una tecnica super efficiente, con la bombarda e con la camola viva. Andiamo! Ovviamente ragazzi, nelle nostre avventure non può mai mancare il compagno di pesca preferito, il vento. Buongiorno, sono tornato però stavolta con una tecnica diversa, eh? Hai visto? La bombarda come mi avevi suggerito tu. Guardate un po', poveracci hanno freddo ma sono praticamente dei bigattoni giganti. No, sono camole, sono proprio un altro tipo di insetto. Oggi peschiamo con queste principalmente. Lì c'è uno spot che mi piace da impazzire, al sole, cerchiamo di prendere meno vento possibile. È anche buono perché vedete lì esce l'acqua che poi irrora tutto il lago e poi si rimette nel fiume. Allora, per questo tipo di pesca ho portato una canna che utilizzo per la bombarda in mare. In realtà è molto grande per le trote, però non potevo comprare un'altra canna. Questo per farvi capire che comunque se volete divertirvi va bene una canna qualsiasi. Questa è lunga 3 metri e comunque ci permette di lanciare e pescare molto bene. Come vedete qui ho una bombarda che è semi affondante, questa affonda molto lentamente, girella tripla e dopodiché 1,5 metri di terminale. Doppia camola, una la innesco praticamente per intero e l'altra solo il pezzettino, in modo tale che vada a ruotare quando la recuperiamo. Allora, il recupero è abbastanza lineare ai laghetti così. Ogni tanto io mi fermo in modo tale che la camola piano piano scenda e loro comunque siano attratti. Dopodiché la rimuovo, sostanzialmente le porto a mangiare. In realtà sto anche contando i secondi di affondamento della bombarda perché magari sono più in giù e quindi la andiamo a pescare un pochino più in giù. Eccola! La prima trota, eh? Vediamo un po'. Sto col filo abbastanza sottile, quindi con calma. Carina pure. È super combattiva, perché qui l'acqua, essendo molto fresca, eccola qua. Questa è la prima trota. Dopo qualche lancio abbiamo già preso una prima trota con 2 camole. Guardate che bel colore, perché mi diceva il proprietario che qui sostanzialmente vivono anche per parecchio tempo e quindi poi assumono un colore, una livrea un pochino più naturale. Peccato che mi sia già rotta la bombarda al primo lancio, non so perché, infatti ce l'ho frammentata in 2 pezzi. Avete visto? Il recupero è abbastanza lento, loro mangiano da sole praticamente. Comunque sono davvero bellissimi pesci. Ora ho tutte le mani sporche. Prima di lanciare mi accorgo che il proprietario del laghetto sta preparando le trote per l'immissione del giorno dopo e sono curioso di andare a vedere. Ti faccio vedere dei salmenini giganti. Questa è la vasca dove le trote vengono immesse prima di essere ributtate nel laghetto. Ma ce n'è uno gigante! No! Ma ce n'è uno che fa paura! C'è pure un black bass! Guarda che salmerino, mamma mia, è gigantesco! Mamma, alcuni sono giganti. E Carmelo, il proprietario, mi dice che c'è addirittura una trota da 8-9 kg. Veramente? E non riesce a farmela vedere, aspetta. Bellissimo, Eppure è buono da mangiare, mi sa, Mamma mia! E dopo un paio di retinate finalmente riusciamo a vedere questa trota mostruosa che è veramente enorme. Secondo me col filo sottile un pesce così non si tira su.
Dopo la visione mistica di quella trota gigantesca e visto che sono ormai dall'altra parte del laghetto, ne approfitto per fare un paio di lanci di qua. Eccola! Bella questa! Importante che la frizione sia sempre abbastanza molla, eh? Oh, sono belle furibonde perché l'acqua è fredda. No, va. Sì. Siamo a 2. Tutti bei pesci alla fine, Nel lago. Ciao. Oggi è davvero facile prendere i pesci, ma non è sempre stato così. Infatti al laghetto c'ero già stato un'altra volta e ero andato a spinning e avevo quasi fatto un cappotto disumano, anche provando a cambiare centinaia e centinaia di volte le poche esche che avevo. Perché i laghetti a pagamento sembrano semplici, ma non lo sono mica. Infatti, a seconda del vento, del sole, della temperatura, i pesci possono mangiare oppure no. E non ero stato il solo a fare il cappotto. Infatti avevo conosciuto un simpaticissimo ragazzo, Lorenzo, e con lui le abbiamo provate veramente di tutti i tipi e colori le esche. Si muove sul fondo. Sì, qui. Ma nonostante tutte le nostre cattive intenzioni e 100.000 lanci, non eravamo riusciti a prendere nulla. Oh ragazzi, non si riesce a prendere una trota, porca trota. Niente, non mangiano col grab, non mangiano con un... Cioè, veramente stiamo facendo schifo. E poi, quelle poche che siamo riusciti ad agganciare, le abbiamo pure slamate tutte. No! Ora non riesco più a capire se lo stanno toccando o è fondo. Oh, presa. No! Eccola! Oh, no! E mentre noi facevamo veramente schifo, c'era un signore che tirava su pesci e con una tecnica molto particolare. Sì. Invece a trote è tutto fermo proprio. Sì. Grazie mille. E allora ne approfitto per conoscere questo bravissimo signore che mi fa vedere tutte le sue catture, anche le più belle, e mi fa scoprire una tecnica che non conoscevo. Allora vi faccio vedere una cosa, il signore che ha preso quel bellissimo storione pesca con i formaggini, io non ci credevo, della marca Tigre, perché sennò non funzionano, vero? Ma pensa un po', io non ci... è incredibile sta cosa. Come si innesca? Perché questa è la cosa più particolare. Dovete sapere che io non ho mai mangiato il formaggio nella mia vita e vedere quest'esca mi fa venire i brividi, però funziona. Si fa una pallina e l'amo rimane praticamente dentro, giusto? E funziona talmente bene che dopo 2 minuti il signore pesca un altro pesce, stavolta una bella carpa. Carina, dai. Sì. Ho perso uno scagliaco. Sì. E la si ributta. Secondo, via. Ma torniamo alle trote, finalmente Lorenzo riesce a prenderne una, perché pare che si siano attivate. Eccola qua. Vai. Guarda che bellezza. Indolori. Vai. Via. E allora anch'io, dopo aver visto un mostro che nuotava nel lago, riesco a prendere la prima trota. Eccola. Oh. Così è divertente, eh? Mo la perderò perché sono idiota, però... Ciao ragazza. Si sono attivate per 3 minuti forse, in cui io e Lorenzo ne abbiamo agganciate 2 a testa, 2-3 a testa, poi si sono rifermate di nuovo. Anche a pagamento i pesci sono stronzi. Non le dovevo dire questa cosa.
Però al di là di tutto queste 2 giornate al laghetto mi sono piaciute un sacco. È vero, la prima volta ho fatto quasi un cappotto clamoroso, però il fatto che non sia facile prenderle, secondo me, stuzzica un pochino il pescatore e rende la pescata ancora più interessante. Invece la seconda volta con le camole vive è stata tutt'altra cosa, davvero facilissimo, e in pochi lanci ne ho prese 2, che mi sono anche gustato perché erano pesci davvero buoni da mangiare. Vale la pena andare al laghetto? Beh, secondo me sì. A spinning bisogna capire bene e bisogna fare qualche piccolo investimento, altrimenti si rischia di andare in bianco. Invece, pescando con la bombarda è un pochino più semplice e secondo me si può passare davvero un bel fine settimana con la moglie, con i figli, ma anche da soli a fare 2 lanci. E se passate per Firenze andate a farvi una pescata al laghetto La Cassiana, che magari non è enorme, però l'acqua è molto limpida e i pesci sono buonissimi e anche super combattivi. Vabbè dai, ve lo prometto, la prossima volta vi farò un bel video a spinning, però devo ancora studiare. Cominciamo subito male, mi sono dimenticato il retino sul tettuccio della macchina.